Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi voglio rispondere ad un commento che ho trovato sotto ad un mio video. Guarderei volentieri un video sulla differenza tra passato prossimo e imperfetto dei verbi modali, dato che non è facile da capire. In questo video vedremo qual è la differenza tra dire volevo andare al cinema e sono voluto andare al cinema. Allora, prima di leggere però gli esempi, capiamo bene qual è la differenza tra l'uso di un verbo modale coniugato al passato prossimo oppure coniugato all'imperfetto. I verbi servili o modali usati all'imperfetto comunicano incertezza, nel senso che probabilmente l'azione non è avvenuta. C'era l'intenzione di compiere quell'azione, ma poi questa intenzione non si è trasformata in realtà. Quindi, se io dico volevo andare al cinema, chi ascolta non sa se io sono andata veramente al cinema oppure era solamente una mia intenzione che è rimasta intenzione. Il passato prossimo, invece, sempre dei verbi servili, esprime certezza. Quindi se io dico sono voluta andare al cinema, sono andata al cinema effettivamente. Quindi era un'intenzione che però io ho fatto diventare realtà. Allora, quali sono i verbi servili? Dovere, potere, volere e sapere. Dovevo andare all'ufficio postale. Sono dovuta andare all'ufficio postale. Nel primo caso non so se la persona ci è andata, perché in italiano quando io comincio una frase dicendo dovevo andare all'ufficio postale, è come se mi aspettassi poi un ma è successo qualcosa che non mi ha fatto andare all'ufficio postale. Quindi per esempio dovevo andare all'ufficio postale ma non ho avuto tempo. Al contrario, se dico sono dovuta andare all'ufficio postale, significa che l'ho fatto perché dovevo spedire una lettera importante o perché dovevo spedire una raccomandata. Quindi l'azione è successa. Volevo dirtelo, ho voluto dirtelo. Allora, nel primo caso volevo dirtelo, ma non ti ho detto nulla. C'era l'intenzione di dirtelo, ma poi nella realtà non ti ho detto nulla. Se invece dico ho voluto dirtelo, significa che l'ho fatto per determinati motivi. Quindi nel primo caso volevo dirtelo, non l'ho fatto, ho voluto dirtelo, te l'ho detto. Vediamo un altro esempio con potere, che assomiglia un po' a quello di prima. Potevo dirtelo, ma non te l'ho detto. Avevo la possibilità di dirtelo, ma non l'ho fatto. Con il passato prossimo invece ho potuto dirtelo solo ora. Però l'ho fatto, te l'ho detto. Va bene? Quindi la differenza principale è che se uso un verbo servile all'imperfetto, l'azione è incerta, quindi noi non sappiamo se l'azione è accaduta oppure no. Se invece uso il passato prossimo, l'azione è accaduta. Prima vi ho detto che tra i verbi servili o modali figura anche il verbo sapere, nel senso di saper fare qualcosa, quindi io so nuotare. Se io dico in questo caso sapevo giocare a scacchi all'imperfetto, significa che sapevo giocare a scacchi, adesso forse non so più giocare a scacchi, quindi il classico uso dell'imperfetto. Se invece dico ho saputo cavarmela in quella situazione, significa che sono riuscita a gestire quella situazione in quell'occasione ben precisa. Invece, se decido di usare sapere nel senso di essere in possesso di un'informazione, c'è una piccola differenza se lo usiamo all'imperfetto oppure al passato prossimo. Perché se io dico sapevo che hai una casa a Torino, significa che questa informazione era già in mio possesso da tempo. Se invece dico ho appena saputo che hai una casa a Torino, vedete che cambia il significato, perché con l'uso del passato prossimo significa che io ho appena acquisito questa informazione. Quindi prima non lo sapevo,
l'ho saputo adesso o comunque l'ho appena saputo. Allora, queste sono le informazioni principali da sapere sull'uso dei verbi servili o modali all'imperfetto e al passato prossimo. Se però avete ulteriori domande o ulteriori dubbi, lasciateli nei commenti qui sotto. Io vi ringrazio per aver guardato anche questa lezione e noi ci vediamo nel prossimo video. A presto! Ciao!